Hello everyone, how are you doing today? Hope you're good. We're good too. Today we're starting the vocabulary part of our Unit 6, so we're on page 96, 97. You can open your books and follow us in your books, or you can just follow me on your screens because I uploaded the pages, as you can see. We're on page 96 here, okay, in your books. And we're going to talk about the free time activities, che sono le attività di tempo libero, okay? So let's see what we have here. I'm going to zoom it up a bit for you, okay? Let's see if this is enough. Yeah, okay. We have some expressions here, and we're going to match them with the pictures, okay, with the correct pictures. So let's see. We have watch TV. What does it mean, Luca? What is watch TV? Guardare la TV. Okay, so guardare la TV, watch TV. What letter is it? C. C, okay, let's write C. Go shopping. Go shopping. H. H, okay, very good. Fare lo shopping o fare shopping, I'm not sure. Meet friends. Translate meet friends. Incontrare gli amici. Okay, and the letter is? B. Okay, very good. Okay, then let's see. Do sports. Translate. Fare lo sport. Okay, it's down here. I know if you can see it. Fare lo sport is here. Okay, I guess I'll unzoom it a bit so you can all see. Okay, so fare lo sport. The letter is? J. J, very good. Okay, my letters are not really perfect. Just bear with me, please. Go to the cinema. Andare Andare al cinema. A, okay, you got it right too. Okay, play an instrument. Translate, Luca. Suonare uno strumento. And the letter is? I. That's I. I. It's not E. I, like io. Now remember that when you say io, I, okay, you always write it with like this, okay? Quindi quando dobbiamo parlare di noi, della prima persona singolare, e dire io, ok? Allora lo scrivo sempre in lettera maiuscola. In italiano no, in inglese è sempre scritto con la lettera maiuscola anche in mezzo alla frase. Questo l'avete sbagliato tantissimi quando mi avete mandato le frasi, i temi, eccetera. Quindi anche se state in mezzo alla frase dovete dire io, voi lo scriverete sempre con la lettera maiuscola I, ok? I. Ok, let's move on. Read a book. Translate. I, ok, leggere un libro. And this is I, ok? So this is I, this is E, ok? Listen to music. D. D, ok, ascoltare la musica. Ok. Ricordatevi che in italiano ascoltare la musica, quindi c'è l'articolo, qui c'è invece to. Ascoltare a musica, la lettera sarebbe. Volunteer, fare il volontariato. What is the letter? G. G, ok, perfect. La G, ok. And then chat on social networks. F. F, very good. Allora, questo chattare si può tradurre come chattare come lo usiamo noi proprio, ma può significare anche chiacchierare, the thing that you love doing in class, and you make me angry sometimes, but I miss it nowadays. I do miss your chats. Okay. Now, let's see what else we have here. We have this green box. Non confondere go shopping con do the shopping, quindi non confondete go shopping che vuol dire fare shopping con do the shopping che vuol dire fare la spesa. Sono due cose simili ma diverse anche. Exercise 10 is a written exercise. We're going to do it orally here, but it's a written exercise, quindi scrivi le tue 5 preferite attività del tempo libero.
I'm going to tell you, for example, in my free time, I read books, I watch TV, I usually watch movies, TV series, for example. Sometimes I bake some cookies or I bake a cake with Luca, he helps me, etc. What about you, Luca? I play video games. Not good, I watch YouTube. not good, I read books. good. I play basketball. Ok, that's good. We should all do some sports. Ok, quindi provate anche voi a scrivere queste attività nei vostri quaderni. And the last part on this page is the pair work, exercise 11. Let me change the color. I don't like this orange. Yellow is much better. Ok, quindi l'ultimo esercizio è questo 11, lavoro di coppia. Come l'altra volta, per favore, chiedete a qualcuno che vi aiuti a lavorare in coppia, qualcuno che magari sa un po' di inglese a casa, a relative, brothers, sisters, your parents, I don't know. If you have no one at home, you just call each other on the phone and chat a bit in English, quindi chiamatevi magari anche al telefono e chiacchierate anche un pochettino in inglese facendo questi esercizi. Now I'm going to do it with Luca because I have this little assistant. He's so happy to be helping me and he's so happy to be in this video. You can't imagine. Lui è tutto contento. Allora, compare your favorite activities with your classmates. Quindi dice paragonare le tue attività preferite con quelle del tuo compagno. Give your opinion. Attenzione a questo, dice dovete dare la vostra opinione su quella attività, ok? Follow the example, seguite l'esempio. Come diamo questa opinione? Usando questi aggettivi qua, ok? New words. New words, yes, Luca. Boring, Noioso. fun, Divertente. interesting, Interessante. relaxing, Rilassante. tiring. Faticoso. Okay, so let's see how we're gonna do it, how it's gonna work. So I'm gonna be person A. This is mom A. Okay, and you, Luca. I am B. You'll be B. Yeah. B. Okay, Luca is B. Okay. So let's see. I say, I always watch TV because it's relaxing. What about you? I never watch TV. It's boring. Okay. I always read books. It's so funny. It's so much fun. I often read books. I like Harry Potter. Okay. Or for example, I usually watch movies in the evening. They're so interesting. What about you? Do you watch movies? I never watch Movies, ok, very good. Quindi questo era praticamente quello che avevate alla pagina 96 e io adesso provo ad andare avanti, vi faccio vedere the key, ok? Quindi queste sono le risposte, sì, le soluzioni alla pagina 96, quindi potete controllare, check it please, but first you do it and then you check it. Prima lo fate e poi controllate, altrimenti nulla ha senso. Ok, sì, you don't cheat, non si copia, very good. Eccole qua anche, se volete zoomare, anche questo è sempre il vostro key. Oh, I write really badly here. Scrivo proprio male, però fa niente. Ok. Studiate le parole, se volete le potete anche copiare nella vocabulary section in your copybooks, però imparatele, mi raccomando. E qui siamo arrivati allora alla pagina 97, eccoci qua, qui abbiamo altri vocaboli, more vocabulary, more new words, molte parole nuove. Here we're talking about household chores, quindi stiamo parlando dei lavori di casa, lavori domestici. Potete usare anche questa parola, housework, ok? Che forse è anche più usata, almeno negli Stati Uniti mi sembra che sia un po' più usata. Housework oppure household chores. You have some verbs, ok? And you have to complete these expressions with the verbs. Quindi dovete completare queste espressioni con questi verbi qua. E vediamo che ci sono alcune attività che si possono fare
a casa, cioè più che altro dei lavori che potete fare a casa. Andiamo a vederli qui. Allora, ok, here is our key, eccolo, il nostro key. So you can make the bed, which would be make the bed. Fare il letto. Si può dire anche do the bed, ok? Anche questo si può usare come verbo, il verbo do, ok? Tidy my bedroom, questo ve l'avevo già detto, quindi sistemare la cameretta. Vacuum the living room, qui passiamo l'aspirapolvere. Se invece volete passare il famoso, quello che facciamo noi mamme, mocio, o quindi lavare per terra, potete dire mop the... What happened? I don't know. Okay, here. Mop, I don't know why. Okay, here we go. Mop the floors. Quindi potete anche usare questo, che sarebbe lavare per terra. I mop the floors. Unfortunately. Help in the kitchen. Aiutare. Aiutare in cucina. Ok, walk the dog. Portare a spasso il cane. Beh, perfetto. Walk, mi raccomando, si scrive con la L non si legge. Questo già l'abbiamo detto. Walk the dog. You can say walk the dog, you can say walk the dog. Ok. Lay the table. Sistemare la tavola. Apparecchiare più che altro, o si può anche dire set the table. Quindi anche questo si può usare. Oppure possiamo dire anche che sparecchiamo. Ah, eccolo qua. Clear the table. Clear the table. You can also wash the dishes, quindi lavare i piatti, oppure wash up and take out the rubbish, buttare la spazzatura, oppure potete dire anche take out the trash, all'americana un pochettino, quindi invece di rubbish abbiamo questo sinonimo che vuol dire trash, oppure, mi viene ancora in mente, garbage, ok, spazzatura, quindi questi sono altre parole che sempre potete usare come i sinonimi della parola rubbish, ok? Okay, so check what you've done here and study these words. I'm moving on because we have the pair work. I don't think Luca is going to help me here because this part is about what you do at home, and I don't think Luca does anything. Qui dice, say who does household chores in your house. Dite chi fa I lavori domestici a casa vostra. Do you do any household chores? Do you help me in house? At home? Not No. really. No, lui non mi aiuta. Quindi è un po'... Questo non si può lavorare in coppia, non so se voi potete farlo fra di voi. Quindi we need a person A and person B. It says... I make the bed, but my mom tidies my bedroom. Io faccio il letto, però mia mamma mi sistema la cameretta. Invece l'altro dice, il vostro compagno magari, I tidy my bedroom, but my mom vacuums it. Io sistemo la cameretta, però mamma passa l'aspirapolvere. Qui forse mi potrebbe aiutare mio figlio più grande, because he does his bed, and I tidy, or sometimes he tidies his bedroom. I usually just vacuum and mop the floors. Okay, so this was the vocabulary part of Unit 6 for you, page 96, 97. Study the words, copy the words in your copybooks, and I'll talk to you soon. Bye, everyone. Bye.